Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, pesci, tendenze energetiche e romantiche per la seconda metà di luglio 2024. Ragazzi, abbiamo la sacerdotessa e la temperanza. È come se fosse un periodo dedito all'osservazione, ho come questa sensazione. La temperanza è una carta di riequilibrio, ma è anche una carta di guarigione e la sacerdotessa è una di quelle carte che mi dice che è come se ci fosse un passaggio oltre un dubbio o oltre certi dubbi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link alla playlist dell'oroscopo annuale e stagionale, dove trovate sia l'oroscopo dell'estate che 4 oroscopi per il secondo semestre del 2024. Uno è generale, uno è sulla crescita spirituale, uno è sull'amore e gli affetti e l'altro è sul lavoro e l'economia. Comunque date un'occhiata in descrizione. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. 10 di coppe, ragazzi. 6 di coppe, regina di pentacoli, 5 di pentacoli, ruota della fortuna, e 7 di pentacoli. Bene ragazzi, questa lettura è indicata a chi ha già una persona in testa, però se foste single potete, diciamo, tenere quello che io dirò essere la vostra energia. Per chi invece ha una persona in mente, sia che sia una relazione nuova, sia che sia una relazione che va avanti già da un po', io parlerò della vostra energia piuttosto che dell'energia dell'altra persona, ma tenete presente che in questo genere di letture le potreste sentire invertite. Ultima cosa ragazzi, farò poi un video specifico dove spiego tutto, però siccome luglio è già iniziato, allora vi anticipo che per tutto il mese di luglio c'è in promozione la lettura semestrale, che è una fotografia di vari aspetti della vostra vita, tipo la crescita spirituale, tipo la famiglia, le relazioni, il lavoro, l'economia, insomma, sono 20 carte, è una stesa piuttosto estesa e se volete saperne di più mi potete contattare, io vi mando la lettera di presentazione. Bene, partiamo con questo 10 di coppe, ragazzi. Allora, tenete presente che qui avete un 7 di pentacoli e la temperanza lì all'inizio, quindi ho l'idea che l'energia sia piuttosto tranquilla comunque tutto sommato in questi 15 giorni. Qui abbiamo un 10 di bastoni per spiegare il 10 di coppe e un cavaliere di coppe. Allora, devo dire che è una buona partenza. Vi sento comunque, diciamo, appagati, piuttosto completi, anche se devo dire che ehm, con questo 10 di bastoni ho come la sensazione che ci sia comunque un qualche cosa che vi pesa o che vi peserà, detto meglio, nel prossimo periodo. Un'altra interpretazione che ho è che vi farete avanti. Ho come la sensazione che proporrete di lasciar stare, di lasciare indietro qualche tipo di progetto all'interno della relazione o
potrebbe essere qualche tipo di aspettativa. Adesso prendetelo così, poi eventualmente ci ritorno. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Sei di coppe è una bellissima carta, mi parla di un'energia pulita, mi parla anche di un amore romantico. Romantico anche un po' troppo, cioè nel senso che quando c'è il 6 di coppe è l'amore, ehm, diciamo, infantile, l'amore degli adolescenti, l'amore pulito, quello senza sesso per capirci, no? Quello platonico. Allora, abbiamo una regina di spade e un 8 di coppe. Datemi una carta per l'8. Re di pentacoli. Qui ho come la sensazione che nel prossimo periodo sia utile per la coppia fare un qualche tipo di regolarizzazione delle dinamiche all'interno della relazione attraverso un dialogo, mi verrebbe da dire, profondo, sincero e concreto, cioè per la serie mettiamo sul tavolo le carte scoperte e parliamoci onestamente. Devo dire che questa regina di spade mi fa sentire come una sorta di rigidità di pensiero. Andiamo a vedere la regina di denari. Scusate, la regina di bastoni. Chissà perché ho detto di denari. Guardate ragazzi, ho un po' la sensazione che in questo periodo potrebbe esserci qualche tema da affrontare o che porterete a galla. Può essere inerente a un gruppo, magari di amici, può essere inerente al gruppo familiare, però ho come l'idea che c'è come un tema principale da affrontare. E ho anche la sensazione che non verrà affrontato a dovere. Va bene, andiamo per ordine. Allora, la regina di bastoni è spiegata da un 4 di spade e dalla carta della luna. Dunque, ragazzi, se ve la devo dire tutta, l'altra persona la sento piuttosto sulle sue. Siete più voi che siete disposti a fare un passo nei confronti dell'altra persona, che siete disposti a chiudere con qualche tema legato al passato pur di andare avanti e cose di questo genere. Però, perché qui c'è un 8 di coppe. Però ho come l'idea che con la carta della luna potrebbero o esserci paure o esserci distorsioni o proiezioni della realtà. E il 4 di spade mi fa pensare che l'altra persona sia abbastanza chiusa su se stessa. Devo dirvi sinceramente che il 6 di coppe mi parla proprio di qualche tipo di relazione che potrebbe o non essere ancora arrivata, diciamo, al dunque, oppure se è una relazione da tanto tempo, credo che manchi un po' di passione, di chimica, perché è una carta di amore platonico. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. 5 di spade e 9 di bastoni.
Mm. Voglio andare a vedere anche la ruota? Sole e 2 di spade. Allora, vi dirò che per qualcuno potrebbe esserci un tema legato ai figli piuttosto che alla famiglia, però ho anche la sensazione che se non fosse quello il vostro caso, l'idea qui è che la relazione resti sempre lì, ferma. Perlomeno in questi 15-20 giorni non vedo grossi movimenti, anzi, avete anche un 7 di pentacoli qui, avete la temperanza, come se le cose fossero molto molto calme, molto tranquille. Ehm, Devo dire ragazzi che con questo 5 di pentacoli ho la sensazione che sia, che sia successo qualcosa che abbia, diciamo, fatto venire una crepa alla relazione, come quando il vaso ha una crepa, no? Come un'incrinatura. Qui, se ve la devo dire tutta, c'è tanta confusione mentale, c'è tanto ego, potrebbe risuonare con qualcuno la ferita di abbandono, la ferita da rifiuto con questo 5 di pentacoli, come se ci fosse una paura a essere abbandonati, una paura a essere rifiutati ed è per quello probabilmente che siete disposti, diciamo così, a lasciarvi indietro questo tema, questa aspettativa, questo progetto, questo obiettivo. E di qui però, avendo anche la ruota della fortuna e il sole al contrario, credo che sia un tema che sia già venuto fuori con questa persona e che insomma sia sempre quello, che non cambi la risposta. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Questa sacerdotessa mi dice che voi sapete che cosa dovete fare. Bisogna semplicemente, diciamo, dettare le regole, mi viene da dire. Però qui è come se non lo faceste per probabilmente paura di essere abbandonati, paura di essere rifiutati, paura di una discussione. E quindi probabilmente qualcuno potrebbe preferire lasciare indietro questo tema, questo argomento, anche perché l'altra persona è come se avesse bisogno di purgare un pochettino, di stare un po' da solo o da sola. Allora abbiamo un fante di pentacoli e la morte. Sì, c'è da rallentare il passo con quel tipo di proposta o di questione che a voi sta a cuore. Il Cavaliere di Pentacoli dice proprio di fare un passo per volta, di consolidare il passo 1 prima di fare il passo 2. E avendo anche la morte, adesso datemi una carta in più per la morte, ma ho l'idea che qui ci sia proprio da rigenerare il 10 di spade, un'altra per piacere, come se ci fosse da chiudere un capitolo, perché qui avete anche la ruota della fortuna, ma è come se qualche cosa non cambiasse. Sento come se doveste prendere una decisione, ma alla fine posticiperete. Ancora una carta per la morte e il 10 di spade. Queste sono troppe. Ah, giudizio e 4 di coppe. Una carta che mi dice che avrete la visione chiara, ma l'altra carta mi dice che no, non vorrete vedere, non vorrete, mi viene da dire più che vedere, accettare. Che bello, c'è la morte e il giudizio, è come se fosse un cambio di scena, un taglio per rinascere. Sono due carte di rinascita, queste. Però ho come l'idea che il periodo non sia proprio super dinamico, ragazzi, anzi, per amor di pace, probabilmente
accantonerete un tema, accantonerete un argomento, un progetto. Andiamo a vedere un Ching o King, come dir si voglia. Che carte interessanti. Allora abbiamo l'inganno e la trasfigurazione. Wow. Allora andiamo a vedere l'inganno. Poi tenete presente che ho comprato il libro in un momento diverso rispetto a quello delle carte e quindi la traduzione potrebbe essere diversa. Allora, nel libro questa carta viene tradotta con il ritirarsi, questa dell'inganno, ok? E la spiegazione è: la forza dell'avversario è tale che è necessario ritirarsi. Non c'è nulla di male, perché la nostra non è una fuga disperata in cui si abbandona tutto pur di potersi salvare. Semplicemente, esaminato il pro e il contro, si è ritenuto più conveniente non resistere contro le forze troppo superiori e ritirandosi si conservano intatte le nostre forze. Anzi, cogliamo il momento giusto finché siamo nel pieno possesso di tutte le nostre possibilità. Lasciandocelo sfuggire per indecisione o esitazione, rischiamo di logorarci. Tutto sommato, la ritirata è un segno di intelligenza, perché non è da tutti saper capire quando le sorti sono sfavorevoli e rassegnarsi a cedere. Molti scambiano per viltà un atto di avvedutezza e per coraggio un atto di stoltezza quale sarebbe la resistenza. Wow! Andiamo a vedere questa, la trasfigurazione, carta numero 63. Allora, qui viene tradotto come dopo il compimento e il significato è: le cose sembra che procedano bene, vanno quasi da sé, senza fatica, senza applicarsi. È un bene e nello stesso tempo un male, perché questo induce a diventare trascurati e fiacchi, a perdere la perseveranza e la tenacia che ci hanno sorretto finora. Questa sorta di indifferenza può far sì che ciò che è cominciato bene finisca male. Nella nostra vita vi sono situazioni che filano finché tutte le forze, tutte le componenti sono ben equilibrate. Ma appena l'equilibrio si spezza, ogni forza riprende la sua fisionomia, la sua autonomia, la sua antinomia o antinomia, non so come si dica, con le altre, ed è il crollo. Attenzione quindi a scorgere in tempo i segni premonitori del disfacimento. E qui ragazzi vi dico che c'è un tema, che però ho come la sensazione che sì, diventerete consapevoli, ma prenderete tempo alla fine, perché anche qui abbiamo il 7 di pentacoli. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere di sostenere il canale, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi una mail e io vi manderò la lettera di presentazione. Quello che faccio individualmente è un percorso specifico sulle credenze limitanti e si va ad elaborare, a migliorare il settore che voi scegliete. Il settore, normalmente si lavora quello che va peggio, però ognuno di voi è libero di scegliere il settore da andare a lavorare. Io vi insegno la tecnica fondamentalmente e poi quella tecnica stessa, una volta che l'avete imparata, voi la potete usare su tutti gli altri settori della vostra vita perché diventerete autonomi, indipendenti, saprete fare il lavoro da soli. Per quello che riguarda invece, diciamo, le persone che non vogliono prendere appuntamenti, non si vogliono vincolare, potete abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti è un po' più ampia come argomenti perché spiega proprio temi di metafisica e anche lì tratto il tema delle credenze limitanti. È un po' più blanda la cosa, nel senso che è diluita più nel tempo, però comunque
Se vi interessa sapere che temi tratto, potete dare un'occhiata ai titoli, sono le playlist con le copertine lilla. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!